Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi ti parlerò dell'utilità dello sbadiglio e del sorriso interno nel canto. Abbiamo visto nel video sulla risonanza di come le cavità di risonanza siano costituite dalla cavità faringea, la cavità orale, cioè la bocca, e le cavità nasali. Ma come si ottiene un buon equilibrio tra queste risonanze? Lo vedremo in questo video. Per avere una buona risonanza dovremo in primo luogo cercare di escludere il naso. Le cavità nasali sono separate dalla faringe e dalle cavità orali dal velo pendulo o velo palatino o palato molle. Questa è la parte del palato più retrostante alla nostra bocca ed è quella parte soffice che si può alzare e sollevare, a differenza del palato duro, che è quello che troviamo più in avanti, vicino ai denti. Nel momento in cui il palato molle è sollevato, il nostro suono riverbera nella bocca e in questo modo si arricchisce di armonici e quindi acquista potenza e volume. Se il palato molle è abbassato, invece, il suono finirà parzialmente o interamente nel naso e diventerà molto più povero e chiuso. In realtà ci sarebbe molto altro da dire sul suono nasale, che può avere delle utilità. Ti rimando a questo proposito al futuro video che dedicherò all'esercizio dell'humming. Quindi, tornando a noi, per evitare di nasalizzare il suono dovremo sollevare il palato. Ma come si fa? Ci sono degli stratagemmi. Il più usato di questi è lo sbadiglio, o meglio il principio di sbadiglio. Questo non ci serve per cantare sbadigliando, che sarebbe anche piuttosto ridicolo, ma ci serve per ricercare la sensazione immediatamente precedente allo sbadiglio, quel momento in cui il palato molle si alza e la laringe si abbassa, e questa sensazione la ricerchiamo anche mentre emettiamo dei suoni. Ovviamente la laringe non dovrà essere forzatamente abbassata, ma dovrà rimanere in una posizione il più possibile neutrale, evitando che si schiacci verso l'alto, soprattutto negli acuti. La mandibola invece deve sempre essere rilassata perché è proprio alla base dell'articolazione. Quindi alleniamoci a sentire questa ampiezza, rotondità e rilassatezza con questo stratagemma dello sbadiglio. Un altro stratagemma molto utile per ricercare questa sensazione di ampiezza e di larghezza è il sorriso interno, che non riguarda la parte esteriore del nostro viso, quanto piuttosto l'interno della nostra bocca. Se noi pensiamo di sorridere internamente, come se sorridessimo con la parte anteriore della nostra bocca, la parte interna, come se sorridessimo dalle orecchie, sono immagini mentali che possono aiutare. Ecco che sentiremo che il nostro suono risulterà più ampio e anche più squillante. Lo sbadiglio, il sorriso interno sono tutti stratagemmi che ci servono per trovare la giusta direzione del suono, che non sarà mai direttamente fuori dalla bocca, non sarà mai questa direzione, ma sarà sempre su verso il palato e quindi disegnerà come un arco la nostra voce, che va su di dietro e poi in avanti. Nel momento in cui troviamo questa direzione del suono e ci abituiamo a sentirla, ecco che troveremo un migliore equilibrio della respirazione e anche un suono più comodo e pieno. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al canale. Se sei interessato al mio video corso completo, trovi i link in descrizione. Se hai delle domande, scrivile nei commenti. Ti aspetto settimana prossima per una nuova pillola sul canto. Ciao!